Aquaba, benvenuti a Ghana for Good. Oggi è domenica, invece di stare a casa sono venuto a fare qui una passeggiata, sono venuto a vedere il mausoleo di Kwame Nkrumah, visto che è stato recentemente ristrutturato, sono venuto a vedere come è venuto. Questo è il parcheggio, biglietteria. Ehi, non si scherza. Biglietto per i non ghanesi costa 100 Ghana cedis, circa 8 euro e qualcosa, e per i ghanesi 25 Ghana cedis, circa 2 euro. Giusto per fare un po' di storia. Kwame Nkrumah per noi, per la nostra generazione, probabilmente non è molto conosciuto come personalità africana. Noi conosciamo di più nomi come Nelson Mandela o altri, ma nella generazione precedente Kwame Nkrumah è stato una personalità molto importante, è stato tra quei personaggi che veramente hanno spinto per l'indipendenza del Ghana e non solo. Quasi il Ghana, dopo che lui è diventato presidente, ha sponsorizzato l'indipendenza di altri 18 paesi africani, quindi una personalità molto importante, talmente importante che viene nominato Ojasefo. Ojasefo significa il Redentore, quindi figuratevi quanto rispetto viene dato a questa persona. Questa è la macchina di Kwame Nkrumah, lì c'è Kwame Nkrumah. Ovviamente il personaggio ha avuto una vita molto particolare ed è tra l'altro morto in esilio fuori dal Ghana, perché ci fu un colpo di stato che lo detronizzò da presidente e lui morì poi diversi anni dopo, ma non qui in Ghana. Tra l'altro sono diversi giorni che c'è questo tempo nuvoloso che sembra di vivere in Inghilterra piuttosto che in Ghana. Sempre nuvolo e pioggia. Qui dove riposa. A fianco al feretro di Kwame Nkrumah riposa sua moglie. Questi sono i simboli Adinkra, ognuno di questi ha un significato particolare. Questa, come è scritto qui, era la statua originale di Kwame Nkrumah che era esposta davanti al Parlamento, che quando è stato detronizzato col colpo di stato è stata vandalizzata. Infatti qui c'è la testa che era stata rimossa. E qui una delle sue frasi più celebri: I'm not an African because I was born in Africa, but because Africa was born in me. Non sono un africano perché sono nato in Africa, ma perché l'Africa è nata dentro di me. Ora entriamo dentro il museo, ma dentro il museo non sono permesse dei video e le foto. Ecco i famosi Big Six. Il museo è carino, piccolino, dentro ci sono un po' di oggetti e cose appartenute a Kwame Nkrumah, ci sono dei vestiti, ci
sono delle foto che raccontano la sua storia. Tra l'altro, Osage Fo, come viene chiamato, tanto per capire la sua importanza, significa il redentore. Immaginate quanta importanza viene data a questo personaggio. Questo personaggio che nel 72, quando è morto, non è stato subito seppellito in Ghana, ma è stato seppellito prima in Guinea Conakry, perché, come dicevo, lui è stato detronizzato da un colpo di Stato. Quindi all'inizio non era proprio ben visto. Poi è stato seppellito qui in Ghana e poi solo nel 92 è stato fatto il mausoleo in suo onore e finalmente poi i suoi resti sono stati messi dove si trovano adesso. C'è un bar con la tipica musica ghanese, sempre molto allegra. Qui c'è un negozio di souvenir. Bar. Ciao ragazzi, il tour è finito, spero che vi sia piaciuto, è stato interessante. Ho pensato che magari nei prossimi episodi possiamo anche approfondire un po' di più la figura di Kwame Nkrumah, visto che la sua importanza nella cultura ghanese. Come al solito, iscrivetevi al canale, se avete qualche domanda mettetela nei commenti e alla prossima. Ciao ciao!